Da quando l'Italia è in lockdown, dal 9 marzo, lavorando da casa, non avrei dovuto percepire troppe differenze da una qualsiasi altra giornata. La mia quotidianità si svolge più o meno come sempre. Mi alzo più o meno sempre alle 7. Mi sveglio al mattino presto e vado a dormire tardi. Mi sveglio molto presto, dormo di solito poco. La mia routine giornaliera in generale sotto consegna, in particolare adesso con il lockdown, è svegliarmi, perdere un po' di tempo con lo smartphone a controllare se ho ricevuto messaggi nottetempore o in mattinata, visto i miei orari un po' sballati, toilette da buon gentiluomo, cibo a caso a seconda di cosa è rimasto in frigo. Quindi mi alzo al mattino già trafelato perché ovviamente sono in ritardo, nonostante io programmi un sacco di sveglie e passeggiatina col cane e colazione ufficio. Poiché alla sera vado a dormire molto tardi, perché guardo fino all'ultimo programma televisivo, al mattino mi alzo verso le 9. Dopodiché faccio colazione, anzi, prima di fare colazione do la colazione ai miei due cagnolini, poi faccio colazione io. La prima parte della giornata, il mattino più presto, è dedicato all'informazione, un rapido giro su alcuni siti, poi mi dedico alle parti tecniche, quindi l'update di sistemi che utilizziamo nel lavoro. Il tutto dura un'oretta circa. Poi mi dedico al lavoro vero e proprio. Il vantaggio di alzarmi presto è che posso concentrarmi sul lavoro senza essere disturbato per almeno un paio d'ore. Alzarsi presto la mattina, molto presto la mattina, è un aspetto che mai ho apprezzato ed anzi ho sempre faticato non poco, mentre ora è la cosa più normale del mondo e devo dire che è estremamente piacevole perché ti permette di cogliere degli aspetti che prima o la fretta o la distrazione non coglievi. Poi cucino finti piatti giapponesi per me stessa perché tipo i miei non li vogliono, giustamente fate benissimo. No, non è vero, vengono buoni e fantastici, nonostante io abbia 3 ingredienti in croce. Apro il frigorifero, mi prendo quello che desidero, dopodiché inizio a cucinare. Particolarmente piacevole per me è il momento del pranzo e della cena, in quanto mi diletto a cucinare, mi piace molto e quindi cerco di farlo con passione e cerco di preparare qualcosa di buono anche se sono da solo, se ne ho la possibilità. Passeggiatina con il cane nella pausa pranzo, tutto da fare in un'ora. Io so che in pausa pranzo ho 8 minuti per mangiare. Lavo i piatti e nel pomeriggio stiro, lavo oppure mi riposo e leggo un bel libro. Non è che la mia vita in quarantena sia molto diversa dalla mia vita normale. Purtroppo la giornata è molto noiosa perché sono qui da sola e non c'è nessuno con cui scambiare qualche parola. Essendo in casa H24, il rischio più grande è quello di cedere alla pigrizia. In ogni caso sto imparando a rispettare di più i miei tempi, ma in modo più responsabile. Mia figlia che dorme da me e quindi nel pomeriggio arriva, cerco di dedicarmi a lei il più possibile, quindi cerco di tenermi libero. Sono tra i pochi che attualmente continua a lavorare. Più passa il tempo, ho necessità di vedere persone, proprio la necessità di vederle anche su questi programmi come Skype, come WhatsApp in video, però ho proprio necessità di vedere persone e vedere anche ambienti nuovi, no? Ciò che mi piacerebbe migliorare di questa routine è avere più tempo per fare attività fisica e manuale. Faccio il minimo indispensabile di attività fisica. Mi allenavo dalle 2 alle 4 volte a settimana. In quest'anno che avevo prescelto essere l'anno dello sport. Cosa mi manca di più è ovviamente il poter scegliere. Questo è quello che mi manca di più, raccontare qualche fatto mio. Più nessuno sa che cosa facevo prima, come si svolgeva la mia vita. Se c'è qualcosa che dà una piccola perla di felicità, bisogna farla, anche se è stupida. L'aspetto migliore di questa condizione è il fatto che posso ascoltare molta più musica che mi piace. E ogni tanto sto a imparare la chitarra. Uno dei consigli che potrei dare è questo, cambiare attività, però è ovviamente quello di fare le cose che ci rendono felici. Trovo molta soddisfazione nel mio lavoro.
e nell'incremento del processo creativo. Un aspetto che questo periodo mi ha regalato è infatti sicuramente la capacità di apprezzare di più le piccole cose. Consiglio che ho da condividere è di mantenersi curiosi, di bilanciare bene la programmazione con il seguire il proprio istinto e cogliere l'attimo. L'unica cosa che potrebbe migliorare la mia routine quotidiana, facendo riferimento a come era prima del coronavirus, è avere un tempo dei ritmi più allentati, avere più tempo per me. Non vedo l'ora che siano le 23 per guardare JoJo, vabbè, in streaming e vabbè. And always look on the bright side of life.